Benvenuti, alchiliani! Oggi siamo qui per trattare un personaggio complesso, così esagerato come tutti i personaggi del manga di Yu-Gi-Oh! Da essere quasi grottesco e involontariamente comico in alcune sue interazioni che tuttavia non lo rendono meno degno di attenzione, ovvero Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh! Partiamo quindi dal primo problema. Di quale Kaiba parlare? Perché è vero che nella storia il personaggio è sempre solo uno, ma ha avuto interpretazioni molto differenti a seconda del medium. Abbiamo il Seto Kaiba del manga, molto più spigoloso e problematico nei suoi punti più oscuri, ma con una reale crescita ed evoluzione. Il Kaiba dell'anime classico, la cui introduzione nella serie è velocissima, iconica, ma che rimuove il primo arco narrativo del personaggio, rendendo la sua crescita meno evidente, complice anche la dilatazione dell'anime che aggiunge archi narrativi inediti alla storia. Abbiamo poi il Kaiba dell'adattamento occidentale, che probabilmente tutti conosciamo meglio, in cui il personaggio viene esasperato nei suoi atteggiamenti arroganti, viene reso ottuso nei confronti della magia e del misticismo, rendendolo quasi comico. Ed infine abbiamo il Kaiba del film animato, il lato oscuro delle dimensioni, ambientato dopo il manga, che ci mostra il personaggio dopo la fine della serie. Oggi, per semplicità, vorrei portarvi la versione originale del personaggio, quella che il suo autore aveva pensato per lui e che presenta quindi una crescita più coerente. Non tutti sanno che il primo episodio della serie TV animata, quello con Exodia per intenderci, è solo un vago riassunto di un capitolo del fumetto che a quel punto contava già circa 2000 pagine di storia. Qui vengono introdotti in maniera velocissima tutti i personaggi della serie, che sembrano conoscersi già tutti perché è così. La realtà è che vi sono diversi archi narrativi di Yu-Gi-Oh! Che antecedono quel momento, moltissimi dei quali non trattano il gioco di carte. Seto Kaiba e successivamente il fratellino Mokuba appaiono proprio in questa prima porzione di storia. Kaiba è un vero psicopatico, ricchissimo e disposto a tutto pur di vincere e bramoso di mettere le sue mani sulle carte più rare del gioco Magic and Wizards, un TCG americano palesemente ispirato a Magic che in seguito diventerà il gioco che conosciamo come Yu-Gi-Oh! Nella sua prima apparizione, Kaiba proverà a rubare una delle carte più rare del nonno del protagonista, il drago bianco Occhi Blu, fallendo e venendo sconfitto da Yugi, ricevendo la sua prima punizione, un incubo in cui egli viene inseguito dai mostri delle carte. L'ossessione di Kaiba lo porterà a viaggiare per il mondo per ottenere le altre copie del drago bianco Occhi Blu, solo 4 in tutto il mondo. Pur di ottenerle, Seto arriverà a fare passi falsi, persino accordi con la malavita, spingendo perfino al suicidio una persona. Da questo momento in poi, la sua discesa nella follia è totale. Invitando il gruppo di protagonisti a Kaibaland, prima sconfigge il nonno di Yugi in una partita a carte, strappando il suo Occhi Blu davanti a tutti i presenti dopo la vittoria, per poi costringere attraverso il ricatto Yugi e i suoi amici a partecipare a una serie di sfide mortali semplicemente stupide. Uno dei giochi, ad esempio, prevede di uscire vivi da una stanza elettrificata con un serial killer. La sfida finale di questa struttura, chiamata Death Tea, è il famoso duello di Exodia che apre la serie animata classica. Al termine del duello, la punizione per Kaiba sarà ancora più severa, visto che comprenderà una distruzione della mente e un successivo stato di coma. In sintesi, la prima versione di Kaiba è oscura, crudele e sociopatica, tanto che gli eventi del Death Tea non verranno più ripresi. In questo arco narrativo Kaiba è un personaggio puramente malvagio, disposto persino a barare per avere quello che desidera. Kaiba torna nell'arco narrativo chiamato Regno dei Duellanti, la prima vera saga di Yu-Gi-Oh! Che vede il gioco Magic and Wizards protagonista. In questa saga lo scopo di Kaiba cambia. Ripresosi dal coma e ritrovata l'umanità perduta, Seto si vede costretto a fare di tutto per salvare la sua azienda e Mokuba dalle mani di Pegasus, il creatore del gioco di carte con una sua agenda personale. I momenti importanti di Kaiba nel Regno dei Duellanti sono due. Il primo è un duello contro Yugi, in cui Kaiba minaccia di uccidersi pur di vincere la partita. Il secondo è ovviamente lo scontro con Pegasus in persona, che lo vedrà sconfitto e privato dell'anima. In questa saga Kaiba fa decisamente una figura umanamente migliore e dimostra di essere maturato, di combattere per gli altri, ma per tutta la sua avventura sull'isola di Pegasus si muove da solo. La logica vorrebbe vedere in quel momento Seto e Yugi alleati, visto che Pegasus è un nemico comune di entrambi,
Eppure Kaiba combatte da solo, non chiede aiuto, preferendo la morte piuttosto. Uno dei momenti principali del manga che l'anime ha modificato è il risveglio dal coma. In entrambe le versioni il lato oscuro di Kaiba verrà riportato indietro dalla magia di Pegasus per un duello contro Yugi. Nella versione animata, in cui la tecnologia nelle partite è molto più presente, Kaiba, nascosto dagli uomini di Pegasus, userà la sua conoscenza informatica per hackerare il drago bianco usato dal suo lato oscuro e causarne l'autodistruzione. Quello che invece accade nel manga è molto più filosofico, intimo e animico. Il drago non si ferma per una qualche macchinazione, si ferma nel momento in cui il suo vero padrone si sveglia dal coma. Nessuna spiegazione logica, solo pura magia. Ma del legame tra Seto e il drago bianco ne parleremo dopo. Il regno dei duellanti presenta il primo passo per l'evoluzione di Kaiba, portandolo per la prima volta da villain ad antieroe, tanto che i filler ci giocheranno un pochino sul fatto che per farlo entrare in scena qualcuno dovrà rapirgli il fratellino. Dopo il regno dei duellanti c'è Battle City, l'ultima grande saga del manga originale dedicata a Magic and Wizards, considerata quasi da tutti il miglior arco narrativo mai tirato fuori dal brand di Yu-Gi-Oh! La Domino City, dove vivono Yugi e gli altri, diventa il campo di battaglia per un grande torneo di carte a cielo aperto, organizzato proprio da Kaiba, desideroso di dimostrare a tutto il mondo di essere il miglior duellante del mondo e appropriarsi di 3 carte divine che fanno da motore all'arco narrativo. In questa saga Kaiba si dimostra non solo maturato abbastanza da giocare in coppia con Yugi contro una minaccia comune, ma affronta il suo stesso torneo con una tenacia senza pari, dimostrando di avere la capacità di uscire dalle situazioni più difficili. Lo scontro alle semifinali tra Kaiba e Yugi è considerato da molti il più bello e combattuto della serie. Non solo è molto tecnico, ma anche disegnato magistralmente. In questo arco narrativo, Kaiba metterà momentaneamente le mani sulla carta divina Obelisk il Tormentatore, con cui creerà un legame che tornerà nel film già citato a inizio video. Pur perdendo il duello finale, Kaiba ne uscirà maturato ancora una volta, riuscendo a mettersi finalmente alle spalle i traumi del suo passato e ricominciare a vivere davvero. Subito dopo questa saga vi è l'arco narrativo finale chiamato Le Memorie del Faraone, in cui nel manga Kaiba non appare se non in una vignetta finale. Diventato un personaggio troppo iconico per essere lasciato da parte, nella versione animata Kaiba sarà comunque presente nella saga facendo comunque ben poco. Ora che ne abbiamo ripercorso la storia, parliamo un po' delle carte, perché prima di essere oggetti da collezione nel mondo reale, le carte di Magic and Wizards rappresentano il modo in cui un personaggio comunica ed esprime la sua filosofia. Le carte di Kaiba rappresentano senza dubbio un potere schiacciante. Sono tutte estremamente rare, tanto che quasi nessun giocatore le sfoggia nella serie. Virus distruggicarte, carta dell'oblio, anello di distruzione, sono tutte carte che rappresentano appieno questa filosofia. Abbiamo poi Obelisk, come già detto la carta divina superiore a tutte le altre in termini di pura forza bruta che Kaiba ha sfoggiato durante tutto il torneo, causando anche dei danni psicologici a un personaggio secondario, cosa che fa tornare al personaggio un po' quel sadismo della prima saga. E poi, ovviamente, c'è lui, anzi loro, i 3 draghi bianchi a occhi blu. Quando la carta del drago bianco a occhi blu è stata presentata, era la più potente del gioco e per molto tempo è stato così. Avere un drago bianco a occhi blu non ti rende invincibile, non ti fa vincere automaticamente la partita, ma è singolarmente la risorsa più forte e distruttiva del gioco. Certo, poi il drago verrà superato dalle carte divine o da creature speciali o uniche come quelle possedute da Pegasus, ma la filosofia dietro il drago bianco resta quella: potere assoluto e individualità ad ogni costo. I momenti più belli di Kaiba nella serie sono legati al drago bianco. Il mio preferito è quando, nella sua battaglia con Ishizu, Kaiba, spinto dai ricordi di un lontano passato, arriva a fare una mossa apparentemente priva di senso: sacrificare Obelisk per evocare il suo drago. Una mossa illogica, mossa solo dall'istinto e da quel legame animico tra lui e il suo più leale servitore che lo porterà alla vittoria. Avrete notato come Kaiba abbia duellato tantissime volte con il protagonista della serie e non ho preso in considerazione tutti gli scontri non canonici presenti in film o altro. Yugi e Kaiba sono rivali per antonomasia, con visioni totalmente opposte sull'amicizia, sul significato di successo e soprattutto sul passato. Kaiba, orfano e abbandonato insieme al fratello Mokuba, riesce a farsi adottare con una partita a scacchi truccata dal miliardario Gosaburo Kaiba,
che lo crescerà in modo spietato, rendendolo sì ricco oltre ogni misura, ma distruggendone l'umanità. Non c'è da stupirsi se per Kaiba il passato è qualcosa da rifiutare, mentre invece Yugi lo abbraccia. Un legame che nasce dall'odio e si trasforma in rispetto, con una punta di ossessione, qualcosa di simile all'amicizia senza essere mai smielato o vomitevolmente sentimentale. Il legame tra Yugi e Kaiba, inoltre, ha origini antiche. Kaiba è la reincarnazione di un antico sacerdote egizio che si sfidò in una battaglia mistica con il faraone del suo tempo, lo stesso faraone che è sigillato nel puzzle millenario di Yugi, rendendo la loro rivalità quasi un evento scritto nelle stelle. Lo stesso vale per il suo legame con il drago bianco, lo spirito evocato dal sacerdote durante quel conflitto antichissimo. Kaiba e Yugi sono quindi figure speculari. L'una non può raccontarsi senza l'altra. Servono per mettersi alla prova a vicenda e spingersi oltre i propri limiti. Un altro legame importante di Kaiba è quello con Mokuba, l'unica persona per cui apertamente prova affetto e che è sempre stata dalla sua parte, anche nei momenti più oscuri come negli eventi del Death Tea. Mokuba è il motivo per cui Kaiba, nonostante gli abusi, la solitudine e il peso sulle sue spalle, è riuscito a ritrovare la via dopo averla persa. Altri rapporti importanti di Kaiba sono sicuramente con Jonouchi, Joey Wheeler per la serie animata, per cui dimostra un evidente disprezzo, anche se a dire il vero sia l'anime sia soprattutto il doppiaggio italiano calcano veramente tanto la mano su questo aspetto, e con Pegasus, con cui ha quel classico subdolo rapporto d'affari spietato e crudele, un'amicizia di facciata che termina appena Kaiba ha un momento di debolezza. Personalmente amo la figura di Kaiba e, pur non parlando mai su questo canale di Yu-Gi-Oh!, volevo dedicare al mio personaggio preferito almeno un video. Ovviamente in questo video ho preso in considerazione solo gli eventi del fumetto, quindi niente eventi legati a Siegfried, Noah o ai film Piramide di Luce e Dark Side of Dimensions, ma se vi piacciono i contenuti a tema Yugi, forse torneremo sull'argomento proprio con quelle pellicole. E voi? Siete fan di Yu-Gi-Oh? Qual è il vostro duello di Kaiba preferito? Fatecelo sapere nei commenti. Beyond All.